Probabilmente, se si parla di manifattura cinese, si pensa sempre, nella maggior parte dei casi e secondo l'opinione comune, a prodotti scadenti, senza grande qualità, senza una vera inventiva. Guardando questo FOD, prodotto da Mercure, invece si può comprendere bene che alla base c'è un progetto diverso, una qualità differente ed un feeling unico. Ragazzi, se ci tenete al canale, se volete che porti sempre più contenuti e sempre una qualità maggiore, vi ricordo che vi dovete iscrivere qui su YouTube, attivare la campanella delle notifiche e seguirmi su Facebook e su Instagram. Salve ragazzi, benvenuti su PSQ Watches e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo appunto del FOD Chrono, l'ultima release di Mercure. Mercure è un microbrand cinese che negli ultimi anni sta producendo tantissimi orologi molto interessanti e sono sempre stato incuriosito dal marchio. Mi sono avvicinato a questo segnatempo per il fatto che fosse un po' diverso da tutti gli altri crono rilasciati da Mercure e un po' diverso da tutto quello che c'era sul mercato. Infatti questo orologio presenta una mascherina tipica degli orologi anni 60 e anni 70 soprattutto, di stile molto e di stampo molto racing. Ero già convinto che avrei rivenduto questo orologio perché appunto non conoscendo bene Mercure ma avendo visto solo delle recensioni e visti i colori che poi ho scelto del segnatempo che sono verde con dettagli in giallo, che questo orologio sarebbe rimasto nel cassetto e che quindi non l'avrei mai utilizzato. Invece il feedback è stato totalmente diverso. Una volta ricevuto l'orologio ho sin da subito capito la grande qualità e la grande ricercatezza che c'è dietro questo marchio. Le caratteristiche tecniche sono le classiche dei crono prodotti da Mercure, quindi cassa da 38 mm, un'ottima lavorazione della cassa, tasti a pompa, corona a pressione e vetro bombato che crea bellissimi riflessi. Il quadrante, una volta visto dal vivo, è stata la cosa che più di tutto mi ha davvero sorpreso. Presenta una texture, un senso di qualità impensabile per un cronografo cinese da $170. Il verde, che poi ho deciso di definire su Instagram verde pino, è veramente bello, resta molto tenue e allo stesso tempo, quando è ben illuminato, riesce veramente a cambiare colore, quindi passare da un verde più scuro, un verde pino, ad un verde un po' più acceso. Il giallo dei dettagli, come nel contorno della mascherina e della lancetta dei secondi cronografici, resta un giallo vivace, però non è molto acceso, non è un giallo troppo invadente e riesce ad unirsi perfettamente a quello che è la linea e il pensiero dell'orologio. Questo orologio è molto aggraziato, ha veramente una bella linea, il quadrante è molto ben realizzato, secondo me, appunto ha una finitura dégradé, abbiamo la scala tachimetrica che è in nero fino ad arrivare al centro dell'orologio e del quadrante, che invece abbiamo questo verde molto acceso, questo verde bello intenso. Sia il logo che gli indici sono applicati e sono realizzati molto bene. Non ci sono difetti estetici e la lucidatura secondo me è molto ben realizzata. Per quanto riguarda la luminescenza invece posso dire che è presente, non è molto forte, ma tutto sommato è più che soddisfacente per quello che è un cronografo. Come sempre per me è fondamentale parlare di quella che è la vestibilità e di come l'orologio può essere indossato. Per me è appunto impensabile che un orologio sia bello e magari anche valido dal punto di vista tecnico, ma che poi al polso non risulta bello. Riguardo a questo, secondo il mio parere, il cinturino fornito da Mercure è di bassa qualità ed è anche brutto esteticamente. Avrebbero potuto semplicemente fornirlo con, per dire, lo scamosciato che fornisce su il Pierre Paulin, seppur di bassa qualità, almeno poteva essere un po' più bello dal punto di vista estetico. Io l'ho abbinato principalmente con un cinturino marrone in pelle per dare all'orologio uno stile più giovanile e per rendere l'orologio un po' meno evidente. Il quadrante comunque resta molto importante come colore, quindi sarà sempre ben visibile e sarà sempre ben riconoscibile. Se si vuole invece far risaltare ancora di più questi colori del quadrante, questo verde e questo giallo, il migliore abbinamento secondo me è appunto un cinturino in pelle nera che rendono l'orologio, magari se si aggiunge un cocco come in questo caso, leggermente più elegante, però riescono ad essere molto più evidenti quelli che sono i colori del segnatempo. Tornando a parlare più delle caratteristiche tecniche, il vero affare lo si fa girando l'orologio ed ammirando l'umile, seppur ben rifinito e regolato, ST1901. Questo calibro di manifattura cinese anima tantissimi microbrand e tantissimi orologi che costano all'incirca anche 3-4 volte questo FOD. Quindi semplicemente per rapporto qualità-prezzo stiamo già vincendo contro qualsiasi tipo di competitor.
Il calibro è un clone di quello che era il vecchio Venus 175, con smistamento a ruotacolonne con innesto orizzontale. Le rifiniture sono ben realizzate in tutto il calibro ed è davvero una godura per gli occhi di un appassionato poter osservare tutto questo attraverso il fondello. Ricordiamoci però appunto che Merkur produce questo orologio e che costa solo $170. Parlando di questo, volevo lasciarvi in descrizione il link Telegram per l'acquisto di questo segnatempo e ci tenevo a ringraziare Giulio per il grandissimo lavoro svolto. A questo punto ci tenevo a farvi un piccolo quesito. Secondo voi la manifattura cinese, per quanto riguarda l'orologeria, prenderà il posto o ha già preso il posto di quella che era la manifattura giapponese? Visto l'andamento di mercato dei più grandi marchi giapponesi che si stanno allineando con quelli che sono i prezzi degli avversari svizzeri, secondo voi la Cina con prodotti del genere potrà realmente sostituire quello che era il Giappone in passato, quindi produrre orologi appaganti, magari con anche delle innovazioni tecniche ad un prezzo molto ridotto? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, voglio sapere la vostra opinione sotto questo punto di vista. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti, attiva la campanella delle notifiche, seguimi su Facebook e su Instagram. Ti ricordo che puoi commentare, condividere e lasciare un mi piace sotto questo video. Se sei arrivato a questo punto, ci tenevo a ringraziarti e ci vediamo alla prossima. Ciao!